Buon pomeriggio a tutti, benvenuti su BravoCast Italiano, il vostro podcast preferito per imparare l'italiano in modo naturale e divertente. Io sono Stefano. E io sono Angela. Ciao a tutti! Oggi abbiamo un argomento davvero speciale che vi farà viaggiare con la mente. Parliamo della nostra prima esperienza di viaggio. Esatto, e voglio cominciare subito con una domanda per voi, cari ascoltatori. Qual è stato il vostro primo viaggio? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo proprio saperlo. Angela, tu ricordi il tuo primo viaggio? Certo che lo ricordo, è impossibile dimenticare. Avevo 8 anni. I miei genitori mi hanno portato al mare per la prima volta. Siamo andati in Puglia, a Polignano a Mare. Ricordo ancora il viaggio in macchina. Era estate, faceva caldissimo e io ero così emozionata che non riuscivo a stare ferma. 8 anni, così piccola. E cosa ti ricordi di quel viaggio? Mi ricordo tutto. Quando siamo arrivati ho visto il mare dalla finestra della macchina e ho urlato: «Mamma, guarda, è gigante!» Mia madre ha riso tanto. Poi siamo scesi in spiaggia e io non volevo entrare in acqua perché avevo paura delle onde. Avevi paura del mare? Ma dai! Sì, le onde mi sembravano enormi. Mio padre mi ha preso in braccio e mi ha portato vicino all'acqua. All'inizio piangevo, ma poi ho toccato l'acqua con i piedi e ho capito che era bellissima, fresca e divertente. Da quel momento non sono più uscita dal mare per 3 giorni. Che bella storia! È proprio vero che i bambini cambiano idea velocemente. E hai fatto qualcosa di particolare durante quella vacanza? Sì, ho costruito il mio primo castello di sabbia. Era bruttissimo, completamente storto, ma io pensavo che fosse perfetto. Ho anche raccolto le conchiglie. Ne ho prese così tante che mia madre ha detto: «Angela, basta, la valigia pesa troppo!» Ma io volevo portare a casa tutto il mare. Ah, classico! Tutti i bambini fanno così. E poi le conchiglie cosa sono diventate? Sono ancora a casa dei miei genitori. Le tengo in una scatola di legno. Ogni tanto le guardo e mi tornano in mente quei giorni bellissimi. Alcune sono rotte, altre sono perfette. C'è anche una stella marina che ho trovato sulla spiaggia. Mio padre mi ha detto che era un tesoro speciale. Una stella marina! Che fortuna! E tu la conservi ancora? Certo, è la mia preferita. Ogni volta che la guardo penso a quel giorno quando l'ho trovata. Stavo camminando vicino agli scogli e l'ho vista nell'acqua. Era arancione e bellissima. Ho gridato: «Papà, papà, guarda cosa ho trovato!» Lui è corso da me e mi ha aiutato a prenderla con delicatezza. Che momento speciale! E tu, Stefano, qual è stato il tuo primo viaggio? Aspetta, sono io, Angela. Tu sei Stefano. Ah, sì, scusa! Ah! Allora, il mio primo viaggio è stato molto diverso dal tuo. Io avevo 10 anni e sono andato in montagna con i miei nonni. Siamo andati in Trentino, vicino a Trento. Era inverno e c'era tanta neve. Ah, che bello! Ti piaceva la neve? All'inizio no. Io sono nato a Roma, dove la neve è rara. Quando sono sceso dalla macchina e ho visto tutta quella neve, sono rimasto bloccato. Non sapevo cosa fare. Mio nonno mi ha dato una bella spinta e sono caduto nella neve. No, ti ha spinto? Sì, ma scherzava, ovviamente. Voleva farmi capire che la neve non è pericolosa. Quando sono caduto, la neve era così soffice e fredda. Mi sono alzato e ho cominciato a ridere. Poi ho fatto una palla di neve e l'ho lanciata a mio nonno. È iniziata una grande battaglia. Che divertimento! E avete fatto altre cose? Sì, certo. Il giorno dopo siamo andati a sciare. Era la mia prima volta sugli sci. Non riuscivo a stare in piedi. Cadevo ogni 2 secondi. Gli altri bambini mi guardavano e ridevano, ma io non mi arrabbiavo. Continuavo a provare e alla fine sono riuscito a scendere una piccola pista senza cadere. Bravo! E ti è piaciuto sciare? Tantissimo! Da quel giorno ho sempre amato la montagna.
Ogni inverno, se posso, vado in montagna per qualche giorno. La neve mi rilassa e mi fa sentire felice. È strano, no? Un viaggio di tanti anni fa ha cambiato i miei gusti per sempre. Non è strano, è bellissimo. I primi viaggi sono importanti perché ci fanno scoprire cose nuove. Io dopo quel viaggio al mare ho sempre amato l'acqua. Oggi vado al mare ogni estate e non posso vivere senza. Esatto, e voi, cari ascoltatori, il vostro primo viaggio ha cambiato qualcosa nella vostra vita? Scrivetelo nei commenti, vogliamo leggere le vostre storie. Sì, per favore, raccontateci tutto. Ora, Stefano, voglio sapere una cosa. Durante quel viaggio in montagna è successo qualcosa di divertente o di strano? Oh sì, c'è un episodio che ricordo benissimo. Una sera siamo andati in un ristorante tipico di montagna. C'era un grande camino con il fuoco, faceva molto caldo dentro. Il cameriere ha portato il menù e io non capivo niente. Tutto era scritto in dialetto trentino. Davvero? E cosa hai fatto? Ho guardato mio nonno con occhi disperati. Lui ha sorriso e ha ordinato per me. Quando è arrivato il piatto, ho visto degli gnocchi enormi con tanto formaggio. Non avevo mai visto gnocchi così grandi. Ho detto, nonno, questi sono palloni, non gnocchi? Ah, e com'erano? Buonissimi! Erano canederli, una specialità del Trentino. Sono come gnocchi grandi fatti con pane, speck e formaggio. Ho mangiato tutto il piatto e poi ho chiesto il bis. Mia nonna ha detto, Stefano, basta, poi stai male. Ma io volevo ancora mangiare. Ti capisco, il cibo in montagna è sempre speciale. Anche io quando sono andata al mare ho scoperto nuovi piatti. Ricordo che un giorno abbiamo mangiato le orecchiette con le cime di rapa. Non le avevo mai viste prima. E ti sono piaciute? All'inizio no, erano amare e io ero piccola. I bambini non amano le cose amare. Ma mia madre mi ha detto, Angela, prova ancora. A volte le cose buone non sembrano buone subito. Così ho provato ancora e alla fine mi sono piaciute. Oggi sono uno dei miei piatti preferiti. Bellissimo! Vedi, i viaggi ci insegnano anche a provare cose nuove, a essere coraggiosi, non solo con i luoghi, ma anche con il cibo, con le persone, con le esperienze. Esattamente. E parlando di persone, io durante quel viaggio ho conosciuto una bambina che è diventata mia amica. Si chiamava Lucia. Anche lei era in vacanza con la sua famiglia. Giocavamo insieme tutto il giorno sulla spiaggia. Siete ancora amiche? No, purtroppo. Dopo quel viaggio non l'ho più vista. Non c'era internet, non c'erano i cellulari. Era il 1995. Ma ricordo bene quei giorni con lei. Costruivamo castelli insieme, cercavamo le conchiglie, correvamo sulla spiaggia. È stato bellissimo avere un'amica durante la vacanza. È vero, gli amici di vacanza sono speciali. Anche io ho conosciuto un ragazzo in montagna. Si chiamava Marco. Aveva la mia età. Abbiamo sciato insieme per 3 giorni. Era molto più bravo di me. Mi insegnava come fare le curve, come fermarmi. Senza di lui, probabilmente sarei ancora lì sulla neve a cadere. Ah, e lo hai rivisto? No, mai più, ma ho un ricordo bellissimo di lui. A volte penso, chissà dov'è Marco adesso, chissà se ricorda anche lui quei giorni. Mi piacerebbe rivederlo e chiedergli, ti ricordi quando mi hai insegnato a sciare? Sarebbe bello, magari un giorno lo ritrovi. Secondo me sì. I primi viaggi sono indimenticabili per tutti. E voi, cari ascoltatori, avete conosciuto qualcuno di speciale durante il vostro primo viaggio? Raccontatecelo. Ora voglio sapere un'altra cosa, Angela. C'è stato un momento difficile durante quel viaggio? Qualcosa che non è andato bene? Sì, c'è stato. L'ultimo giorno, quando dovevamo tornare a casa, io non volevo partire. Ho pianto per ore. Mia madre mi diceva, Angela, torneremo l'anno prossimo. Ma io non volevo aspettare un anno. Volevo restare lì per sempre. Povera piccola Angela, e cosa è successo? Mio padre ha avuto un'idea.
Ha detto: Angela, prendiamo una foto davanti al mare, così quando sei triste a casa guardi la foto e ricordi questi giorni bellissimi. Così abbiamo fatto una foto tutti insieme. Io stavo piangendo nella foto. Si vedono le lacrime sulle mie guance. Oh no, ma è dolce! Sì, quella foto è ancora a casa dei miei genitori, sul mobile in salotto. Ogni volta che la vedo, sorrido. Sono passati tanti anni, ma quel momento è ancora vivo nel mio cuore. Nella foto c'è anche il tramonto sullo sfondo. Era un tramonto arancione e rosa, bellissimo. Che meraviglia! I tramonti al mare sono sempre speciali. E tu hai pianto anche quando hai visto il tramonto? Sì, piangevo e guardavo il sole che scendeva nel mare. Mio padre mi ha abbracciato e mi ha detto: Angela, il sole tornerà domani e tu tornerai qui presto. Quelle parole mi hanno consolato un po'. Che padre dolce! E davvero siete tornati l'anno dopo? Sì, siamo tornati e io ero felicissima. Ho cercato Lucia sulla spiaggia, ma non l'ho trovata. Forse era in vacanza in un altro periodo. Però ho trovato altre conchiglie bellissime e ho costruito castelli ancora più grandi. Perfetto, che bella storia! Io purtroppo non ho molte foto di quel viaggio. I miei nonni non amavano fare foto. Dicevano: è meglio vivere il momento che guardare la macchina fotografica. Forse avevano ragione, ma oggi mi piacerebbe avere più foto di quei giorni. Capisco, ma hai i ricordi nella mente e quelli non si cancellano mai. Stefano, c'è qualcosa che hai imparato durante quel primo viaggio? Sì, ho imparato che cadere non è un problema. Quando sciavo, cadevo sempre, ma ogni volta mi alzavo e riprovavo. Mio nonno mi diceva: bravo Stefano, chi cade e si alza è più forte di chi non cade mai. Questa lezione l'ho portata con me per tutta la vita. Che nonno saggio! È vero, cadere fa parte della vita. Se abbiamo paura di cadere, non proviamo mai cose nuove. E tu, che lezione hai imparato? Voglio saperlo, racconta. Iani, io ho imparato che il mondo è grande e pieno di meraviglie. Prima di quel viaggio conoscevo solo la mia città, la mia casa, la mia scuola. Poi ho visto il mare e ho capito che ci sono tanti posti bellissimi da scoprire. Da quel momento ho sempre voluto viaggiare, vedere posti nuovi, conoscere persone diverse. E hai viaggiato molto dopo quel primo viaggio? Sì, da adolescente sono andata in Toscana, in Sicilia, in Sardegna. Poi da adulta ho cominciato a viaggiare all'estero. Sono andata in Francia, in Spagna, in Grecia. Ogni viaggio è speciale, ma il primo resta il più importante perché mi ha aperto gli occhi. Bellissimo! Anche io dopo quel viaggio in montagna ho viaggiato tanto. Sono tornato in Trentino molte volte. Poi sono andato in Austria, in Svizzera, in Germania. Amo i paesi del nord Europa perché mi ricordano quel primo viaggio con i miei nonni. È interessante come un viaggio può influenzare tutta la nostra vita, vero? Sì, e ora voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Dopo il vostro primo viaggio, dove siete andati? Avete continuato a viaggiare? Scrivetelo nei commenti. Sì, per favore, vogliamo sapere tutto. E ora, Stefano, dimmi una cosa. Se potessi tornare indietro nel tempo e rivivere quel primo viaggio, cosa faresti di diverso? Bella domanda. Forse non farei niente di diverso. Quel viaggio è stato perfetto così come è stato. Le cadute sulla neve, le risate con mio nonno, i canederli enormi, tutto era perfetto. E tu? Anch'io, non cambierei niente. Anche le lacrime dell'ultimo giorno fanno parte della storia. Se non avessi pianto, non avremmo fatto quella foto speciale. Tutto è andato come doveva andare. Hai ragione, i viaggi perfetti non esistono. Ci sono sempre piccoli problemi, momenti difficili, ma proprio questi momenti rendono il viaggio speciale e unico. Esattamente. Ricordo che una volta, durante quella vacanza al mare, ho perso il mio cappello preferito. Era un cappello rosa con i fiori. Il vento l'ha portato via e lui è volato nel mare.
Io ho pianto tanto. Oh no, e l'hai recuperato? No, il cappello è andato lontano, lontano nel mare. Mio padre ha provato a nuotare per prenderlo, ma era troppo lontano. Io ero disperata, ma poi mia madre mi ha comprato un nuovo cappello, ancora più bello. Era giallo con le stelle e io ho smesso di piangere. Meno male, vedi? Anche i momenti tristi alla fine diventano ricordi divertenti. Anche io ho perso qualcosa durante quel viaggio in montagna. Ho perso un guanto, era blu con dei pupazzi di neve disegnati sopra. Un giorno stavo giocando sulla neve e quando sono tornato in albergo avevo solo un guanto. E cosa hai fatto? Ho usato un guanto di mio nonno. Era enorme sulla mia mano piccola. Sembrava un gigante. Tutti ridevano quando mi vedevano con quel guanto così grande, ma io non mi importava, ero felice lo stesso. Che bello! Questi piccoli incidenti sono parte dell'avventura. Senza di loro i viaggi sarebbero noiosi e troppo perfetti, no? Esattamente, e voglio aggiungere una cosa, cari ascoltatori, se non avete ancora fatto il vostro primo vero viaggio, fatelo, non importa se è vicino o lontano, se è al mare o in montagna, se costa tanto o poco, l'importante è partire, scoprire, vivere. Bravissimo Stefano, io sono d'accordo. Viaggiare apre la mente, ci rende persone migliori. Ci insegna a essere curiosi, coraggiosi, aperti. Ogni viaggio è un regalo che facciamo a noi stessi. Sì, e non è mai troppo tardi per viaggiare. Alcuni pensano sono troppo vecchio per viaggiare o non ho abbastanza soldi. Ma non è vero, si può viaggiare a ogni età e con ogni budget. L'importante è la voglia di scoprire. Perfetto! E voglio dire una cosa importante. Non serve andare dall'altra parte del mondo per fare un bel viaggio. Anche una gita in una città vicina può essere un'avventura meravigliosa. L'importante è avere la mente aperta e il cuore pronto a emozionarsi. Hai ragione, io ho fatto viaggi bellissimi anche in Italia, vicino a casa mia. Una volta sono andato a Napoli per un weekend. Era vicinissimo, ma mi sono sentito come se fossi in un altro mondo. La pizza, il mare, la gente allegra, tutto era diverso e speciale. Vedi, non servono viaggi lunghi e costosi, serve solo la voglia di uscire dalla routine e scoprire qualcosa di nuovo. E ora voglio fare un'ultima domanda ai nostri ascoltatori prima di salutarci. Dove vorreste andare per il vostro prossimo viaggio? Scrivetelo nei commenti, così magari ci date delle idee per i nostri prossimi viaggi. Ottima idea, io voglio andare in Giappone. Non ci sono mai stato e mi incuriosisce molto la cultura giapponese. Voglio vedere i templi, mangiare il sushi vero, camminare tra i ciliegi in fiore. Deve essere bellissimo. Oh sì, anche io voglio andare in Giappone. È nella mia lista da tanto tempo. E poi voglio tornare in Norvegia. Ci sono stata 2 anni fa e mi è piaciuto tantissimo. Voglio vedere l'aurora boreale. Dicono che è uno spettacolo incredibile. L'aurora boreale, che sogno! È nel mio elenco di cose da vedere prima di morire. Immagina guardare il cielo e vedere quei colori verdi e viola che danzano. Deve essere magico. Sì, e voglio anche andare in Islanda. Ho visto delle foto delle cascate islandesi e sono rimasta senza parole. Sono enormi e potenti. E poi ci sono i geyser, i vulcani, le spiagge nere. L'Islanda sembra un altro pianeta. Anche l'Islanda è nella mia lista. Vedo che abbiamo gusti simili. Ma sai dove voglio andare veramente? In Patagonia, in Argentina. Voglio vedere i ghiacciai, le montagne alte, i pinguini. Deve essere un posto selvaggio e bellissimo. Che meraviglia! La Patagonia è perfetta per te che ami la montagna e la natura. Io invece voglio andare in Thailandia. Voglio vedere i templi dorati, le spiagge bianche, le isole tropicali. E voglio assaggiare il cibo Thai, dicono che è delizioso. Anche il cibo Thai è ottimo. Una mia amica è andata in Thailandia l'anno scorso e mi ha raccontato che ha mangiato benissimo.
Pad thai, curry, mango sticky rice, tutto era buonissimo. Che fame mi è venuta adesso! Ah ah! Bene, cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci. Ricordate, lasciate un commento con le vostre storie di viaggio. Vogliamo leggere tutto. Sì, e se vi è piaciuto questo episodio, mettete un like e iscrivetevi al canale Bravocast Italiano, così non perdete i nostri prossimi episodi. E non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le notifiche. Ci vediamo nel prossimo episodio con un nuovo argomento interessante. E ricordate, viaggiare non è solo spostarsi da un posto all'altro. Viaggiare è aprire il cuore e la mente a nuove esperienze, è crescere, imparare, scoprire, è vivere. Bellissime parole, Stefano. Buon pomeriggio a tutti e buon viaggio, ovunque andiate. Ciao ciao e a presto, continuate a sognare e a viaggiare.